Ciao e bentornato nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e quindi iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati e lasciami un bel like e un commentino che mi fa sempre piacere. Sfogliamo Burda Style di giugno 2022. Ci piace già il vestito che vediamo qui in copertina, ma andiamo subito a vedere che cosa ci propone questo mese. Il primo vestito che andiamo a vedere è il vestito che abbiamo visto in copertina, che è un abito numero 114, taglie dalla 36 alla 44 e a 2 palline su 4 di difficoltà. Ed è un modello molto femminile, il corpino è aderente, con maniche appena accennate e si apre un'ampia gonna godè. Veramente molto bello, mi piace tantissimo, è molto femminile ed è adatto a tutte le tipologie di fisico. Pantaloni numero 112, taglia dalla 34 alla 44 e a 3 pallini su 4 di difficoltà. Sono pantaloni sportivi e di linea ampia e hanno la particolarità di avere queste tasche in stile cargo. Una tuta, la numero 107, taglia 36-44 e 2 pallini su 4 di difficoltà ed è caratterizzata da un corpino che è liscio, e mentre i pantaloni hanno ampie tasche con passanti in cui è inserita la cintura, svasati all'orlo e lasciano scoperte le caviglie. Mi ha particolarmente colpito sia la gonna, che è bellissima, veramente fantastica, che è la numero 104, le taglie 36-44 e a 2 pallini su 4 di difficoltà. È una versione romantica della classica gonna dritta, è stata realizzata in tessuto operato e ha la botonatura nel centro davanti e cintura annodata con un fiocco. Ho particolarmente apprezzato anche questa shirt, che è la numero 120, le taglie vanno dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà, e questo modello riserva una vera sorpresa, cioè si realizza come 2 t-shirt separate che poi vengono sovrapposte l'una con l'altra, e però possiamo indossarne anche una sola, e quindi è un elegante capo asimmetrico, quindi si può fare anche senza questa parte qui e risulterebbe in questo modo. A me piace invece l'incrocio. La camicia è la numero 113, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, taglio maschile della camicia bilanciato dalle maniche che sono state realizzati in organza, che proprio giocano sulla trasparenza, e le pieghe sulle spalle regalano morbidezza e alla linea. Mentre qui abbiamo questo bellissimo gilet che è il numero 101B, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà. È un gilet estiva del tutto aperto sui fianchi con cinturini laterali. Il taglio delle spalle e le tasche sono particolari, appunto sono originali, e tasche a filetto inserite nelle cuciture divisorie. La giacca, la numero 122B, taglia 36-44, 2 palline su 4 di difficoltà, è stata realizzata in un tessuto vinilico a rete di grande effetto. Ovviamente noi possiamo realizzare con un tessuto diverso, e qui ci spiega appunto come cucire e come si debbano confezionare i tessuti spalmati e vinile, e su questo argomento posso fare un video a parte. Fammi sapere nei commenti se ti interessa. Qui è tutta la spiegazione dei pantaloni, passo passo come realizzarli, uno speciale corso di cucito che troverai in edicola, che per principianti assoluti. Qua abbiamo una tuta che è la numero 108, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà. È perfetta per chi vuole osare con dei pantaloncini corti, è caratterizzata da questa cintura che segna la vita, quindi è soprattutto consigliata per chi ha un fisico a clessidra, un fisico a pera. L'abito 110, che mi piace tantissimo, taglia 36-44 e a 2 pallini su 4 di difficoltà. Essenziale nella linea questo abito è un inno allo scollo a barchetta, maniche corte, gonna svasata e la cintura a nastro. La gonna svasata tende ad allungare la figura, quindi a farla sembrare più alta, quindi adattissimo a tutti i tipi di fisico anche questa. Blusa numero 106, taglia 36-44, 3 pallini su 4 di difficoltà, è romantica, il modello ideale in città come in vacanza. Abito numero 115, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è elegante, ben definita con pens, cuciture divisorie, dalla divertente stampa a righe colorate, ovvero perfetta per le giornate estive. Sono d'accordo, molto molto bella, anche questo mi piacerebbe realizzare. Bellissima anche la blusa, che è la numero 119, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è pratica come una t-shirt ma è molto più femminile, perché ha la particolarità di avere queste maniche al gomito che rimangono un pochettino larghe e arricciate
alle spalle, quindi molto femminili. Il top è il numero 121, le taglie vanno dalla 36 alla 44 ed un pallino su 4 di difficoltà, quindi un modello easy, un modello facile da realizzare, ed è stato realizzato in jersey fantasia, ha una sola manica, un'ampia scollatura simmetrica che lascia scoperta l'altra spalla. Pantaloni numero 111, vanno dalla taglia 34 alla 44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, hanno come dettaglio il cinturino con nastri da annodare e arricchisce i pantaloni, che hanno comunque una linea classica con tasche alla francese. La giacca è numero 122A, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è stata realizzata in cotone ed è caratterizzata da ampie tasche, scollatura rotonda a coulisse regolabili in vita. Mi piace moltissimo la borsa tracolla, che è la numero 137, a 2 pallini su 4 di difficoltà, e ha tutta la spiegazione per poterla, qui è tutto spiegato, per poterla realizzare. Mini abito numero 123, le taglie vanno dalla 34 alla 44 e a 4 palline di difficoltà, quindi è un modello difficile da realizzare. Lo scollo è all'americana, è dotato da questi profili di guarnizione, tasche a listino e alto bordo in tessuto di paillette. Possiamo anche farlo tipo una blusa, cioè fare solo la parte davanti e fare la blusa. Giacca numero 117, taglia 17-21, quindi sono taglie corte, queste che vediamo qui, a 3 pallini su 4 di difficoltà. Come vediamo è una giacca veramente molto carina ed elegante. È caratterizzata da una cucitura in vita e baschina tagliata in orizzontale che sta bene con gli abiti ma anche con i pantaloni. Giacca camicia numero 116, taglia 36-44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, è stata realizzata in lino ed è veramente un vero jolly. Puoi indossare veramente con tutto, è super sfruttabile in estate, e perché la puoi indossare su un top oppure una t-shirt, ma anche da sola come una camicetta. La blusa numero 102 va dalla taglia 34 alla 42, a 2 pallini su 4 di difficoltà, e questa mi piace veramente tantissimo ed è stata realizzata in un tessuto ricamato. La linea è aderente con taglio in vita e pants, le maniche sono ampie, arricciate sulle spalle e sui polsi. Come mi piace moltissimo questo abito, che è il numero 118, taglia 72-88, a 3 pallini su 4 di difficoltà, che è caratterizzata da queste pieghe ricche, arricciature, scollo all'americana, che fanno questo modello un must imperdibile, e questo mi piacerebbe realizzarlo. L'abito numero 109, abbiamo il modello della scuola di cucito, è a 2 pallini su 4 di difficoltà. L'abito è stato realizzato in seta, che richiede un po' di attenzione perché la seta non è facile da confezionare, e qua vediamo il figurino, quindi è molto particolare come modello. La tunica è la numero 105, taglia 36-44, a 3 pallini su 4 di difficoltà, e si può utilizzare sia come abito da spiaggia e sia come blusa per la città. È una tunica con maniche accorciate e passamaneria decorativa sul plastron, e sta benissimo da sola oppure anche con i pantaloni, come in questo caso. Gonna midi e gilet. La gonna midi è la numero 101A, taglia 36-44, a 2 pallini su 4 di difficoltà. La gonna con cintura a nastro, che qua viene fatto un fiocco molto romantico, che bella. Mentre il gilet è il numero 101A, taglia 36-44, a 2 pallini su 4 di difficoltà. È un modello interessante perché con i fianchi interamente aperti e fermati da 2 cinturini al punto vita. Scuola di cucito dell'abito, mentre qui abbiamo la moda uomo, e ci propone una camicia che è la numero 136, taglia 46-54, a 3 pallini su 4 di difficoltà. È caratterizzato da un colletto tradizionale, maniche lunghe da risvoltare e fermare con cinturini e bottone. Molto bellino, mi piace molto. Poi a me piacciono molto gli uomini vestiti così. Mentre questa è un pochettino più particolare come camicia, è la numero 135, le taglie vanno dalla 46 alla 54, è caratterizzata da un taglio sportivo, colletto alla coreana, molto originale. Taglie più, abbiamo questo bellissimo abito che è il numero 128, va dalla taglia 44-52 e a 3 pallini su 4 di difficoltà, maniche ad aletta a 2 strati, scollo arricciato e gonna a balze. Mi piace tantissimo, questi modelli mi piacciono veramente tantissimo. Mentre qui abbiamo la versione blusa, che è la 126, taglia 44-52, a 3 pallini su 4 di difficoltà.
Scollatura alla Carmen, una coulisse con cordoncino in vita che ottimizza la vestibilità e le maniche arricciate a formare polsi a volà per un tocco di femminilità in più. Gonna 127B, taglia 44-52, 2 pallini su 4 di difficoltà, è leggermente svasata, con allacciatura centrale ed è pratica e molto versatile. Qua viene indossata con delle sneakers e una felpa ed è perfetta per il tempo libero. La tuta numero 124, taglia 44-52, a 3 pallini su 4 di difficoltà, è una tuta che è molto comoda, è caratterizzata da una lunga zip nel centro davanti e la doppia cucitura elasticizzata in vita che permettono appunto di indossarla molto facilmente. Mentre la t-shirt che vediamo qua è la numero 130, le taglie 44-52, un pallino su 4 di difficoltà. È semplice, facilissima da realizzare, le cuciture da fare sono pochissime e poi ha questa particolarità delle maniche graziose a volà. Il mini abito 129, taglia 44-52, 3 pallini su 4 di difficoltà, si può indossare da solo oppure con dei leggings. Oppure la tuta che vediamo qui, che è la numero 125, le taglie vanno dalla 44 alla 52, 3 pallini su 4 di difficoltà, è di grande tendenza, con pantaloni a pinocchietto, maniche a 3/4, sono rifinite con polsi a fiocco. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna che è la numero 127A, taglia 44-52, 2 palline su 4 e il modello è quello classico di una gonna jeans, però il tessuto che è stato utilizzato è un altro tessuto molto più leggero e fresco. I bottoni a contrasto e le impunture completano il look. Moda bambini. Abbiamo la t-shirt che è semplicissima, la numero 133, e va dalla taglia 98 alla 122 ad un pallino di difficoltà, mentre gli short sono il numero 132, vanno dalla taglia 98-122, 3 pallini su 4 di difficoltà, mentre la camicia per bambino è la numero 134, le taglie 98-122, 3 pallini su 4 di difficoltà ed è uguale a quella che abbiamo visto prima per il papà, quindi il papà e il figlio li possiamo vestire uguali, cosa che a me piace moltissimo. Abbinato ai bermuda che sono il numero 131, le taglie 98-122, 3 pallini su 4 di difficoltà. Sono dotati di 6 tasche dove mettere tutti i tesori raccolti nella spiaggia. Qua abbiamo una idea creativa. Cucire queste pochette è l'ideale quando abbiamo degli avanzi di tessuto ed è la numero 138, la pochette a 2 pallini su 4 di difficoltà e abbiamo qui tutta la spiegazione per poterla realizzare. E qui ci sono anche degli orecchini e tutto il procedimento come realizzarli. Orecchini prettamente estivi a forma di corallo. E qui abbiamo l'anteprima per il prossimo mese. Abbiamo terminato anche questo mese di sfogliare Burda Style giugno 2022. Fammi sapere che cosa ti è piaciuto di più, quale vorresti cucire tra tutti questi bellissimi abiti che abbiamo visto in questo numero. Ci sono veramente tanti abiti, tante possibilità di cucire, tante cose non solo per le donne, le ragazze, ma anche per gli uomini e per i bambini. Quindi abbiamo veramente tantissimo questo mese. Ti ringrazio di aver visto il video fino adesso e se vuoi iscriverti al canale mi fai molto piacere, mettimi un bel like perché mi aiuti a crescere, condividi i video nei tuoi social perché anche questo aiuta a crescere il mio canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati. Noi ci vediamo al prossimo video, però prima io ti mando un grande bacio sartoriale creativo ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video!